Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Foxeer Razr Mini, videocamera FPV per droni con sistema analogico. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della scatolina. Abbiamo la videocamera, un adattatore per usarla su frame con alloggi standard, il joystick dell'USD, viti, cavi e rondelle per il collegamento, un manuale di istruzioni ed un set di adesivi. La Foxeer Razr è presente nei formati mini, micro, nano e pico. Le specifiche tecniche e gli accessori della videocamera grosso modo sono simili per tutti e quattro i modelli. Io ho scelto la versione mini, quindi oggi vediamo nel dettaglio questa. In descrizione vi lascio il link anche delle altre, in modo da vedere le specifiche di quel particolare modello nel caso vogliate prenderne una dal formato diverso. Vediamo quindi le specifiche di questa Razr Mini. Il sensore è un CMOS da 1/3. La risoluzione è di 1200 TVL. In fase di acquisto possiamo scegliere il rapporto tra 16 noni o 4/3. Fate attenzione a questo particolare perché una volta acquistata la videocamera non permette il cambio formato tra le sue opzioni. Il sistema invece sì, può essere scelto tra NTSC o PAL direttamente dal menu interno della videocamera. Per quanto riguarda la lente possiamo scegliere tra 1.8 o 2.1 mm. La tensione supportata può essere compresa tra 4.5 e 25 volt. Il peso della Foxeer Razr Mini è di 12 grammi. La larghezza è di 21.8 mm, quindi quella classica delle videocamere con il formato mini. Per quanto riguarda la profondità invece la misura è di 29 mm. Nella parte posteriore abbiamo gli ingressi per i connettori, quello più grande è per alimentazione, terra e segnale. Come abbiamo visto la videocamera supporta un massimo di 25 volt, quindi può essere collegata in linea diretta con la LiPo. Tuttavia Foxeer sconsiglia di farlo perché i picchi di tensione generati dalle LiPo possono bruciare la videocamera. Per questo motivo è sempre meglio collegare l'alimentazione ad un back a 5 volt del flight controller. Il secondo ingresso serve per collegare il joystick dell'USD, grazie al quale possiamo cambiare tutte le impostazioni della videocamera. Io direi di collegarla subito per vedere i settings che offre questa Foxeer Razr. Perfetto, a questo punto, visto che la videocamera è montata, possiamo procedere per un test di volo. Dopo aver provato questa videocamera, devo dire che la Foxeer Razr si è comportata molto bene sia nel volo in zone ombreggiate che sui cambi di luce. Anche la risoluzione dell'immagine è buona. Quello in cui pecca la Razr a mio parere è la qualità dei colori che ho trovato un po' smorti, soprattutto se confrontati ai colori vividi delle videocamere di fascia alta. Una cosa da tener conto comunque è che la Razr copre la fascia economica della linea di videocamere Foxeer, infatti tra l'ampia gamma di proposte di questo brand la Razr è quella che costa meno. Fatte queste considerazioni, la Razr si configura come un buon punto di partenza quando si sceglie una videocamera FPV, in quanto garantisce un'esperienza visiva più che dignitosa. D'altro canto sicuramente il mercato offre di meglio, e sempre per rimanere in casa Foxeer, la Falcor o la Predator offrono dei colori molto belli e una qualità generale superiore a quella della Razr. Quindi se volete spendere qualcosina in più per avere un'immagine migliore, le alternative non mancano. Se invece volete una videocamera non al top ma che comunque rimanga utilizzabile, allora la Razr può essere una buona scelta. Io la valuterei nell'ottica di costruire una build a basso costo o come videocamera di riserva da tenere in caso di emergenza.
Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.